Ciao a tutti, bentornati su Broken Stories, dove parliamo di narrazioni dark e immaginifiche. Io sono Flavio Troisi e oggi cedo la parola a Lucio Besana, lo scrittore e sceneggiatore cinematografico, che recensirà per Broken Stories un libro davvero notevole e vi parlerà anche del perché il sottoscritto non sia ancora riuscito ad arrivare alle ultime pagine, perché è troppo scosso. Oggi è il compleanno dell'autore di questo romanzo, il grande Paolo Di Orazio, scrittore tra i pochi in Italia capaci veramente di toccare le corde più sensibili dei lettori appassionati di horror, non per compiacerli, ma per terrorizzarli, per scioccarli veramente. Paolo Di Orazio è un vero scrittore, in primo luogo, ed è un vero scrittore dell'orrore in secondo luogo. E nel fargli gli auguri di buon compleanno voglio presentarvi questa recensione, perché voi, insomma, ne godiate e poi passiate a leggere questo libro, sempre che siate persone disposte a guardare in faccia all'orrore, quello vero. Voi direte, perché tu no? Perché io in questo momento forse sono in in un periodo un po' di fragilità da questo punto di vista e quindi assecondo la mia sensibilità. Lucio Besana, più duro di me, è riuscito ad arrivare fino in fondo e vi presenta questo libro che potete acquistare andando qui sotto nella descrizione, dove trovate il link, e questo libro naturalmente è nello shop di Broken Stories, che è il mio negozio online su Amazon, dove seleziono il meglio del dark e dell'immaginifico per voi. Fateci un giro ogni tanto, perché io aggiungo sempre nuovi libri, nuovi prodotti. E adesso cedo la parola a Lucio Besana, subito dopo la sigla. Ciao a tutti. Ciao a tutti i brokenauti, ciao Flavio, grazie ancora per lo spazio che mi lasci sul tuo canale. Allora, oggi volevo parlarvi di un libro che Flavio non è riuscito a finire, ma non è riuscito a finire non perché il libro non meritasse, ma perché la materia era talmente forte che ha messo Flavio fuori combattimento prima dell'ultima pagina. Il libro è La saponificatrice di Paolo Di Orazio e lo trovo un libro di cui bisogna parlare e che bisogna riportare, che bisogna secondo me portare un po' al centro della conversazione, perché è uno dei migliori horror che abbia letto negli ultimi anni. Quando dico uno dei migliori horror, che cosa intendo? E qui, come dire, andiamo sulla questione che cos'è l'horror e quello che io intendo almeno per la forma migliore del genere. Ecco. Allora, e per farlo, e per rispondere a questa domanda, cioè per darvi un'idea del perché io ritengo che La saponificatrice sia uno dei migliori horror degli ultimi anni, parto proprio dall'autore, parto proprio da Paolo Di Orazio. La prima impressione che ebbi di quest'autore, vi annoio con un brevissimo aneddoto, io l'ebbi a 11 anni. A 11 anni, quando una parte della mia famiglia all'epoca gestiva un'edicola in centro del paese di campagna dove vivevo, e questo per me fu un privilegio, come giovane lettore, perché potevo accedere a tantissimo materiale di fumetti e di pubblicazioni allegate, fondamentalmente senza pagare. Cioè potevo entrare in edicola, prendermi un fumetto, leggerlo, rimetterlo a posto, se lo lasciavo in buone condizioni, fondamentalmente ero più o meno d'accordo con la mia famiglia che potevo farlo. E un giorno, al momento di rendere alcuni fondi di magazzino, mia cugina mi allungò, che gestiva questo chiosco, mi allungò un libro che ai tempi era allegato alla rivista Splatter, e quel libro era Primi delitti di Paolo Di Orazio. Primi delitti, di cui ho l'edizione trentennale di Independent Legions, Primi delitti fu un libro che per la prima volta mi diede veramente l'impressione di quello che era leggere del vero horror, o quello che io comunque andai a identificare in seguito come vero horror. Venivo a quell'epoca, a 11 anni, dalla lettura di It e da diversi altri romanzi di Stephen King. E quando arrivai a questo libro, io ero fondamentalmente convinto che It fosse un buon esempio di quello che un romanzo dell'orrore debba fare, però io a 11 anni mi sentivo fondamentalmente vicino a Ben Ascombe, mi sentivo vicino a Bill Dambroth, mi sentivo vicino a Richie Tozier, di sicuro non mi sentivo vicino ai protagonisti di questo libro. Quando lessi questo libro a 11 anni mi fece sentire sbagliato e sporco. Avevo l'impressione proprio che mi avesse portato a contatto con una parte di me che
esisteva, che era presente e che in qualche maniera non era accettabile. Era una parte di me con cui ai tempi e anche adesso facevo una gran fatica a convivere, ovvero la parte più mostruosa, la parte più volgare, la parte più vorace e necrofila della mia personalità. Che tutti noi abbiamo un lato oscuro, tutti noi abbiamo un lato represso, delle pulsioni che in nome della convivenza civile abbiamo dovuto reprimere, e che questo libro invece diceva: guarda che sono ancora lì, guarda che al di sotto della tua educazione, al di sotto della tua cultura, al di sotto di quelli che sono i compromessi che fai ogni giorno per esistere con gli altri, il mostro è ancora lì. E questo per me è diventato quello che è il vero horror, o almeno l'effetto più potente, l'effetto più estremo, l'effetto forse quintessenziale di quello che fa l'orrore per lo spettatore. E di recente, proprio di recente, poi ho fatto un piccolo rewatch dei film di Lucio Fulci, di alcuni film in particolare di Lucio Fulci, un autore che non avevo tanto apprezzato quando avevo scoperto una ventina d'anni fa, che adesso guardo con un altro occhio. Comunque è un autore i cui film hanno tantissimi difetti palesi, alcuni di quei film sono stati girati veramente con poco e in poco tempo, ma che ha un senso dell'orrore che non è molto diverso da quello di Paolo. Un senso dell'orrore che è non qualcosa che debba affascinarti, non qualcosa che debba portarti in una zona di conforto, ma qualcosa che debba farti sentire sporco e sbagliato, che debba farti sentire a disagio, ecco. E qui quindi arriviamo, con questa definizione dell'orrore quindi sotto mano, arriviamo alla Saponificatrice. La Saponificatrice, che è edito da Il Libraccio Editore, lo trovate, se volete, al link qui sotto. E di cosa parla la Saponificatrice? Allora, Paolo per questo libro è andato a recuperare uno dei miti, una delle figure portanti del true crime italiano, che è Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. Una donna che uccise svariate vittime, che le macellò in casa sua e che le trasformò in saponette, candele e biscotti. Il nostro Sweeney Todd, se volete, fu Leonarda Cianciulli. E questo personaggio, quindi, che per l'efferatezza dei suoi crimini è diventato in qualche maniera, è entrato a far parte della tradizione, anche se era una persona molto reale e che, nonostante il fatto che abbia ucciso delle persone molto vive e molto, molto reali anch'esse, è diventata una figura appunto archetipa della mitologia criminale italiana. Paolo però non la riprende in maniera diretta. La Saponificatrice non è la storia di Leonardo Cianciulli, è una storia che usa questa figura in una maniera non molto diversa da come, che in qualche maniera che ritrae questa figura, in una maniera non molto diversa da come Alan Moore ritrae Jack lo Squartatore in From Hell. Sono due opere diversissime. From Hell è una ricostruzione storica dei delitti di Jack lo Squartatore, la Saponificatrice invece è una storia ambientata nel presente che riprende Leonardo Cianciulli, e tra poco vediamo come. Ma l'idea che c'è alla base della Saponificatrice è la stessa che c'è alla base di From Hell, ovvero che Jack lo Squartatore sia un archetipo che incarna lo spirito di un paese e di un tempo. Come sviluppa Paolo questa difficilissima dal punto di vista narrativo assunzione iniziale? Allora, la Saponificatrice prima di tutto è ambientato ai giorni nostri, non è ambientato a Correggio, quindi nella regione di Leonardo Cianciulli, ma in Ciociaria, che è una regione non molto distante da Roma e che è appunto caratterizzata da un alto livello di povertà. E è una regione, appunto, parla di un paese in particolare in questa regione che è Rocca Sparta, se non mi ricordo male. Rocca Sparta, dove si muove in questo paese una coven, che potrei chiamare così, una coven di truffatrici. Dico coven perché Paolo non... in qualche maniera non, come dire, vuole rappresentarle come streghe, e questo è evidente nella narrazione. Quindi queste truffatrici fondamentalmente che cosa fanno? Adescano, fingendosi una società di beneficenza, adescano i ben pensanti del paese, o comunque le persone più grulle del paese, e a volte si fanno contestare dei conti bancari, altre volte invece con la scusa di donazione a una chiesa gli prelevano enormi quantità di soldi,
e in questa maniera si mantengono prospere, ok? Non c'è assolutamente niente di mistico, non c'entra assolutamente niente la magia nera con quello che fanno, è una pura attività di frode, di una pura attività commerciale per loro, ok? Ma una di queste donne, un giorno, viene a contatto con un libro che fa parte dei possedimenti materiali di una delle sue vittime, e questo libro è un manuale di saponificazione del grasso animale e, e allo stesso tempo un manuale per cucinare il grasso animale e farne biscotti ad opera di Leonarda C. È la Leonarda Cianciulli della tradizione? Se ci piace crederlo, ecco. Questo manuale instilla nella mente della donna dei propositi non soltanto criminali, ma peggio che criminali. Questa donna quindi inizia, come posseduta da questo archetipo, a uccidere, macellare, cucinare prima i cadaveri dei suoi compaesani e poi si muove molto più vicina, diciamo così, tra virgolette, molto più vicina a casa, ecco, con le sue vittime. Il suo è una spirale di follia che diventa sempre più, una spirale di follia incrementale, che diventa sempre più insensata, sempre meno logica, sempre meno, appunto, sempre meno un'attività commerciale, sempre di più qualcosa che ha a che fare con la follia umana. In questo paese dove si muove questa psicopatica e dove si muove questa coven di truffatrici, arriva una donna, arriva Angelica, una donna di Roma, una trentenne che non ha combinato granché nella vita, una perfetta nevrotica, una donna remissiva, con parecchi problemi con problemi mostruosi di autostima. E Angelica è la nostra protagonista, che si fa quindi prima, piano piano, viene invischiata poco a poco nei giri di queste truffatrici in un meccanismo che ricorda molto da vicino il Rosemary's Baby o L'inquilino del terzo piano. È un libro che ha parecchio di Polanski, questo. E poco a poco entra nel mirino della saponificatrice, di questa, appunto, di questa psicopatica che sembra essere la reincarnazione di un archetipo, la reincarnazione di questa entità, quasi folclorica che è Leonarda Cianciulli, e che a un certo punto vuole fare Angelica sua. Quello che rende questo libro un'esperienza di lettura molto più intensa che un thriller è proprio la scelta di avere una protagonista femminile, un'eroina, tra virgolette, che è profondamente sgradevole. Ed è profondamente sgradevole non perché sia un personaggio che ci dispiace, cioè è un personaggio che è rappresentato con grande realismo, ok? È un personaggio che è rappresentato con realismo frontale, con realismo spietato, quindi può anche non piacerci, molto probabilmente non vi piacerà, ma che è anche esplorato con grande intimità. Lo stile di Paolo qui va a cercare veramente un'intimità fisica e psicologica con il personaggio, quindi portandoci a contatto con i piccoli orrori del suo corpo, quelli che lei percepisce come tali, gli aspetti più disgustosi dell'avere un corpo umano e del suo carattere. Portandoci quindi non tanto a disprezzarla, non tanto a sentirci repulsi da lei dal punto di vista fisico-psicologico, ma da sentirci simili a lei. Il personaggio di Angelica è un personaggio sgradevole, non tanto perché è sgradevole in sé, ma perché ci porta a contatto con la nostra sgradevolezza, con la nostra fragilità, con la nostra remissività, con la nostra natura nevrotica. Una natura che, Paolo lo dice in maniera chiara e netta, è una natura insufficiente a sopravvivere nel mondo di squali nel quale siamo gettati. Ed è questa la grande tensione che attraversa questo romanzo. Il mondo della saponificatrice è un mondo di squali. Credo sia questo che poi abbia dato fastidio a Flavio e gli abbia impedito in qualche maniera di andare avanti con la lettura. E il punto dove ci mette questo libro è proprio quello di chi da questi squali deve difendersi e non riesce. E questo crea una tensione che non è una tensione meccanica, non è una tensione costruita, non è una tensione in qualche maniera ingegnerizzata alla maniera orologiaia all'americana, con elastici poste in gioco. È una tensione esistenziale, che non è soltanto di Angelica, ma è anche del lettore. E per questo fa molta, molta, molta più paura. Tutto questo poi, quindi non vi rivelo poi come va avanti la storia, sappiate questi comunque sono i presupposti, il romanzo poi ha tantissime sorprese,
Ecco, c'è un'altra cosa poi che fa di questo romanzo un horror, secondo me, quintessenziale, ed è il fatto che non utilizza mai, non ci porta mai in una zona di conforto. Dalla prima pagina all'ultima della saponificatrice voi sarete lontani da casa, dispersi e soli in mezzo a un bosco dove si aggirano dei lupi affamati. Non c'è nemmeno una pagina in questo libro in cui ci si senta a casa. Questo non è un libro che si apre e si legge per conforto, questo è un libro che si apre e si legge per provare, per quanto mi riguarda, la paura vera, che va a braccetto con un disagio esistenziale che è direttamente legato, secondo me, alla nostra vulnerabilità personale. Lo stile di Paolo è come al solito uno stile graffitaro, è uno stile che conserva, nonostante questo sia un romanzo che ha una certa costruzione, secondo me. Almeno mi è sembrato di capire comunque che ci fosse un lavoro di costruzione, di struttura alla base. Questo lavoro però viene artatamente mascherato da uno stile di scrittura che è veramente da graffitaro, è uno stile spontaneo. Sembra quasi che Paolo in qualche maniera butti frasi sulla carta seguendo un impulso estremamente istintivo, che però crea un effetto poetico, un effetto stilistico efficace, unitario, percussivo nei confronti dello spettatore. Quindi, per chiudere, ve lo consiglio con forza, La saponificatrice, Paolo Di Orazio, edizioni Il Libraccio. Ecco, l'edizione del Libraccio per me è la nota stonata di questa recensione, perché è un'edizione secondo me modesta per il romanzo, perché per esempio sono pagine strapiene di testo, non facili da leggere, e ci sono un po' di refusi. Mi è sembrato che mancasse una correzione di bozze. È un romanzo che purtroppo questo non è stato granché pubblicizzato da quanto ho visto, nonostante il tema che è molto vicino. Sirena di prova di Strasburgo, che è un tema che è molto vicino alla tradizione italiana, e quindi ve lo consiglio con forza. Fateci sapere se l'avete letto, l'ho trovato il link qui sotto, fateci sapere se l'avete letto, se vi è piaciuto, e continuate a leggere Paolo Di Orazio. Paolo Di Orazio è uno che ha capito che ha veramente capito che cos'è l'horror, che ha il coraggio di andare a scrivere in quegli scantinati dell'anima e dell'esistenza, in quei bassi fondi della nostra natura. È un autore, secondo me, di cui non si parla tanto nella scena attuale, ma è anche quello che, per quanto riguarda l'horror italiano, forse è uno di quelli che ha più da dire. Ecco. Quindi con questo vi saluto, vi auguro buona lettura, ci vediamo per le prossime recensioni e alla prossima. Ciao ragazzi, grazie Flavio, ciao a tutti.